Il nostro obiettivo è quello di andare a scomporre questo polinomio nel seguente e per farlo possiamo utilizzare vari metodi. Un metodo può essere ad esempio la regola di Ruffini. Come faccio ad utilizzare la regola di Ruffini? Allora, innanzitutto qui sono fortunato perché non è presente il coefficiente del termine di grado massimo e quindi quando non è presente si sottointende che sia 1. E siamo molto fortunati perché noi in genere dobbiamo andare a controllare tutti i possibili rapporti che sono dati appunto dal prendere questo qua meno 3 e andare a dividerlo per il coefficiente del termine di grado massimo, che in questo caso è 1. E allora siamo molto fortunati perché abbiamo soltanto questa possibilità, cioè quella di andare a cercare in mezzo a tutti i possibili divisori di meno 3. Quali sono i divisori di meno 3? I divisori di meno 3 naturalmente sono più o meno 1 e più o meno 3. Dal risultato vediamo immediatamente che 1, 0 è sicuramente 3 e l'altro 0 è meno 1 per 2 volte. Infatti vediamo che qui abbiamo x più 1 al quadrato. Noi cerchiamo di andare per gradi e ovviamente il primo controllo che uno va a fare è sempre quello con 1 perché è il numero più facile di tutti. Quindi io dico p di 1 e vado a vedere che cosa succede con p di 1. Se prendo p di 1 avrò 1 al cubo meno 1 al quadrato meno 5 per 1 meno 3. Vediamo che cosa succede. Beh, ci accorgiamo immediatamente che abbiamo 1 meno 1 meno 5 meno 3. Allora questi due si distruggono a vicenda e che cosa rimane? Rimane un numero che è sicuramente minore di 0, quindi a maggior ragione non può essere uguale a 0 e quindi questo vuol dire che nella mia ricerca 1 è scartato, sicuramente non è una soluzione. E allora che cosa vado a fare? Vado a provare con meno 1. Come ho detto all'inizio, le radici io le vedo già da qui quali sono. Una è 3 e l'altra è meno 1 contato 2 volte, però io questo non lo so a priori, lo devo calcolare. E quindi ho proceduto con 1 anche se sapevo in anticipo che non poteva essere una soluzione, perché ripeto, io sto guardando il risultato, cosa che normalmente non ho. Allora vado a procedere con p di meno 1. Che cosa succede con p di meno 1? Quindi avrò meno 1 al cubo, poi ho meno 1 al quadrato, meno 5 che moltiplica meno 1 e meno 3. A questo punto ho meno 1 meno 1 perché meno 1 al quadrato fa 1, di conseguenza ho meno 1. Meno 5 per meno 1 che fa più 5 e poi ho meno 3. Allora, se vado a guardare il tutto, che cosa mi è rimasto? Se considero i numeri negativi, ho meno 1 e meno 3, che in totale mi dà meno 5. Quindi ho meno 5 più 5, questo fa 0, e di conseguenza ho trovato il mio 0. Una volta trovato lo 0, posso procedere ad applicare la regola di Ruffini. Quindi, come si applica adesso la regola di Ruffini? Devo andare a ricopiarmi tutti i coefficienti del mio polinomio. Una volta ricopiati tutti i coefficienti del polinomio, su di essi vado a costruire una tabella in cui, in questo spazio qua, vado a mettere la radice che ho appena trovato, ossia quel numero che annulla il polinomio, ossia meno 1. Successivamente il primo termine lo vado letteralmente a scendere sotto. E qui iniziano le moltiplicazioni. Devo fare meno 1 per 1, ottenendo dunque meno 1. Qui in mezzo c'è sempre da fare una somma nei passaggi che andrò a fare. Quindi adesso ho meno 1 più meno 1, quindi un totale di meno 2. Adesso devo fare meno 1 per meno 2, che mi dà 2. Meno 5 più 2 fa meno 3. Adesso di nuovo meno 1 per meno 3, 3. Qui mi è uscito 0, non rimane niente.
e quindi vuol dire che sto procedendo bene, perché appunto meno 3 più 3 fa 0. Questi coefficienti che ho trovato vanno a costituire i coefficienti del polinomio di secondo grado che scaturisce da Ruffini. Qui avrò infatti x al quadrato meno 2x meno 3. Quindi nel costruire il mio polinomio di secondo grado ho utilizzato esattamente questi coefficienti qui che sono usciti: 1, meno 2, meno 3. Quindi adesso, grazie a Ruffini, so che posso andare a scomporre il mio polinomio originale nel seguente modo. Quindi una volta che vado a scoprire che questo qui è il polinomio di secondo grado, che moltiplicato al polinomio di primo grado mi costituisce l'intero polinomio, che cosa posso fare? Posso andare dunque a riscrivere il mio polinomio p di x come il polinomio dato da x meno la radice che ho trovato prima moltiplicata al polinomio di secondo grado che scaturisce dal teorema di Ruffini. Quindi in questo modo che cosa avrò? Avrò x meno 1. Quindi perché meno 1? Perché il mio polinomio, cioè la mia radice era questa. Ecco, quindi che devo fare? Meno 1 e quindi ottengo x più 1. Il mio q di x adesso sarà dato da questo qui, quindi scrivo x al quadrato meno 2x meno 3. Arrivati a questo punto è sprecato riapplicare Ruffini a questo polinomio, che posso tranquillamente andare a scompormi mediante una di quelle scomposizioni notevoli, perché posso pensare semplicemente a due numeri la cui somma faccia meno 2 e il cui prodotto faccia meno 3. Naturalmente questi due numeri sono più 1 e meno 3. Quindi scrivo x più 1 che moltiplica x meno 3. Qui in origine c'era ancora x più 1 ed ecco dunque che con le proprietà delle potenze possiamo riscrivere questo come x più 1 alla seconda che moltiplica x meno 3. Ed ecco quindi che abbiamo trovato una fattorizzazione del mio polinomio. Infatti se andiamo a guardare il risultato è uscito. Ora abbiamo questo esercizio dove, come nell'esercizio di prima, non c'è appunto il coefficiente del termine di grado massimo. Quindi questo vuol dire che posso effettuare la mia ricerca dello 0 semplicemente nei divisori di 12. Ora, quali sono quei numeri che dividono 12? Naturalmente sono 1, 2, 3, 4, 6 e 12 stesso. Questi numeri vanno sempre visti con il più e il meno, quindi più o meno. Naturalmente quando io vado a fare una ricerca adesso controllo sempre dai più piccoli e spero che la mia radice sia tra i numeri più piccoli, altrimenti devo fare una quantità di conti maggiore. Parto da 1, quindi vado a controllare il mio polinomio calcolato nel punto 1. Allora che cosa avrò? Avrò 1 al cubo meno 1 al quadrato meno 8 per 1 più 12. Quindi avrò 1 meno 8 più 12. Sicuramente 1 si distrugge con 1 e mi rimane 12 meno 8. 12 meno 8 chiaramente è un numero maggiore di 0 e quindi devo andare a scartare questa possibilità. Il conto quindi vado a rifarlo con il numero meno 1, perché se 1 non è una radice, magari meno 1 lo può essere ancora, non è che una cosa esclude l'altra, quindi verifichiamo il tutto con meno 1 adesso. E quindi dovrò andare a fare meno 1 al cubo meno 1 al quadrato meno 8 per meno 1 più 12. Quindi qui adesso esce meno 1 più 8 più 12. Anche qui vedo chiaramente che il risultato è anche fin troppo positivo, perché ho 8 più 12 e poi devo solo sottrarre 2. Quindi anche in questo caso stiamo molto oltre 0 e quindi anche questo non va bene. Procedo quindi e passo al prossimo numero.
candidato, che potrebbe essere appunto 2. Quindi vado a dire P di 2 e inizio a farmi i miei conti. Quindi sarebbe 2 al cubo meno 2 al quadrato meno 8 che moltiplica 2 più 12. Quindi mi concentro su questo adesso e che cosa trovo? Trovo 2 al cubo che fa 8 meno 2 al quadrato che fa 4 meno 2 per 8 16 più 12. Ecco quindi che se abbino questi numeri, meno 4 e meno 16, so che questo è meno 20. 8 più 12 fa 20, quindi 20 meno 20, 0. E quindi finalmente ho trovato il mio 0. Una volta trovato lo 0 posso procedere con la regola di Ruffini. Quindi nella regola di Ruffini che cosa si deve fare? Si devono andare a prendere tutti i coefficienti del polinomio e questi devono andare ad essere inseriti in una tabella. Quindi una volta ricopiati tutti i coefficienti, intorno a questi coefficienti vado a costruirmi la tabella. E che cosa faccio? In questo slot qua vado a mettere la radice del mio polinomio, quella che ho trovato fare 0, ossia 2. Il primo numero lo scendo direttamente giù e poi iniziano le moltiplicazioni. 2 per 1, 2. Qui in mezzo ricordiamo che si fa la somma sempre. Quindi adesso 2 meno 1, 1. Poi di nuovo prendo il 2, lo moltiplico all'1 e mi esce 2. 2 meno 8, meno 6. 2 per meno 6, meno 12. Quindi qui non rimane niente, che 12 meno 12 fa 0. Quindi adesso ho dimostrato che il mio polinomio P di A lo posso andare a riscrivere come A meno la radice che ho trovato, moltiplicata a un polinomio di secondo grado che dipende da A. Quindi la mia radice era proprio 2, quindi vado a scrivere a meno 2 e devo andare a scrivere questo polinomio di secondo grado che dipende da A con i coefficienti che ho trovato nello schema di Ruffini. Quindi dovrò mettere a alla seconda più A meno 6. Arrivati a questo punto di nuovo devo cercare di spezzare il polinomio di secondo grado andando a pensare a due numeri la cui somma faccia 1 e il cui prodotto faccia meno 6. Naturalmente basta prendere più 3 meno 2, quindi A più 3 che moltiplica A meno 2. Infatti 3 meno 2 fa 1, 3 per meno 2 fa meno 6 e ricopio il mio A meno 2. Poi quanti A meno 2 ho? Ne ho 2 e quindi scrivo A meno 2 al quadrato che moltiplica A più 3. Ed ecco quindi che sono riuscito a fare la mia scomposizione mediante Ruffini. Infatti, se vado a controllare il risultato, è proprio A meno 2 alla seconda che moltiplica A più 3. Allora, anche qui non c'è il coefficiente del termine di grado massimo, quindi vuol dire che i miei divisori li devo cercare direttamente tra i divisori di meno 3. Quindi dovrò cercare tra più o meno 1 e più o meno 3. Ovviamente parto sempre da 1 perché è il più facile, quindi vado a fare P di 1. P di 1 sarà 1 al cubo più 2 per 1 alla seconda meno 3. Quindi avrò 1 più 2 meno 3. Naturalmente questo è uno 0 perché appunto 1 più 2 fa 3, poi sottraggo 3 e quindi ho il mio 0 trovato. Quindi posso già andare ad applicare Ruffini. E come vado ad applicare Ruffini? Qui però c'è un qualcosa di nuovo rispetto a prima, cioè ci accorgiamo che manca il termine di grado 1. Quando manca il termine di grado 1 mi devo comportare come se ci fosse, semplicemente uso 1, 0. Quindi quando vado a ricopiare i miei numeri 1, 2 e mi accorgo che manca la T1, metto 0, poi metto meno 3 che è sempre il termine noto. Arrivati a questo punto sono pronto per costruire la mia tabellina di Ruffini, quindi vado a prendere la radice che ho trovato, la metto qui e di nuovo inizio ad innestare il mio algoritmo in cui scendo questo numero qui in mezzo vado sempre a fare una somma e inizio a fare le moltiplicazioni. Quindi dopo aver sceso 1 faccio 1 per 1 e mi viene 1, 2 più 1, 3, 1 per 3, 3, 0 più 3, 3, 1 per 3, 3.
tra meno 3 e 3 non rimane niente e quindi sono andato già a dimostrare che il mio polinomio p di t, in questo caso perché la variabile è chiamata t, si potrà scrivere come t meno la mia radice che moltiplica un polinomio che dipende da t e che sarà di grado 2. Quindi andiamo ad esplicitare il tutto adesso e avrò t meno 1, perché devo mettere appunto la radice che è 1, t meno quella radice, che moltiplica il mio polinomio di grado 2 che ho trovato con la scomposizione di Ruffini. Quindi ho t alla seconda più 3t più 3. Ecco così quindi che sono andato a trovare la mia scomposizione. Verifico che il risultato sia quello ed effettivamente ho t meno 1 che moltiplica t alla seconda più 3t più 3. t meno 1 che moltiplica t alla seconda più 3t più 3. E quindi questo è tutto il mio esercizio. Allora, ormai abbiamo capito che il trucco è quello di andare a cercare tra i divisori di questo termine qui, qualora appunto non sia presente questo, ossia E1, e partiamo come sempre da 1, tanto l'1 c'è sempre, è sempre un qualcosa che divide tutto. E allora partiamo immediatamente da P di 1 e vediamo che dobbiamo fare 1 al cubo meno 7 per 1 al quadrato più 15 per 1 meno 9. Quindi abbiamo 1 meno 7 più 15 meno 9. Adesso se faccio 15 meno 7 ottengo 8 e poi noto che se faccio 1 meno 9 ottengo meno 8 e quindi ho meno 8 più 8 uguale a 0. Quindi sono stato fortunatissimo che l'ho già trovato con 1. E allora già da adesso posso procedere con la scomposizione di Ruffini e quindi vado di nuovo a mettere in maniera ordinata tutti i possibili coefficienti. Il primo è 1, il secondo è meno 7, poi 15, poi meno 9. Una volta fatto questo vado a costruire la mia tabella di Ruffini e sempre in questo slot qui vado a mettere la mia radice, che in questo caso è 1. Quindi di nuovo il primo numero lo scendo direttamente ottenendo 1. 1 per 1 fa 1. In mezzo faccio la somma, quindi ho meno 6. 1 per meno 6 fa ancora meno 6. La differenza tra 15 e 6 è 9. 1 per 9, 9. Facendo la somma in mezzo non rimane niente. Quindi ho scoperto, e adesso vado più veloce, che il mio polinomio p di x è proprio della forma x meno la mia radice, ossia 1, che moltiplica il polinomio di secondo grado i cui coefficienti sono dati da questo metodo di Ruffini. Quindi x al quadrato meno 6x più 9. Se adesso presto attenzione sul secondo polinomio, mi accorgo che è uno di quei polinomi notevoli, perché appunto è il quadrato di un binomio. Quale binomio? Il binomio x meno 3 e poi lo levo al quadrato. Quindi se io mi accorgo di questo, naturalmente concludo l'esercizio subito. Infatti, che cosa dice il quadrato di binomio? Ricordiamolo, che se ho a meno b alla seconda, allora ottengo a al quadrato meno 2 volte ab più b alla seconda. E se io infatti vado a fare x al quadrato ottengo appunto x quadro, se vado a fare 3 al quadrato ottengo appunto 9. Il loro doppio prodotto, ossia quando vado a fare 2 per meno 3 ottengo meno 6, poi devo moltiplicare anche x e quindi in totale ottengo meno 6x e quindi questo conclude subito il mio esercizio. Allora, anche qui devo andare a controllare tra i divisori di 6. Che cosa faccio? Parto direttamente con 1, tanto so che c'è sempre. P di 1 sarà uguale a 1 al cubo più 2 per 1 al quadrato meno 5 per 1 meno 6. Di cosa mi accorgo subito? Che qui ho 1 più 2, poi ho meno 5 e meno 6. Questa cosa sicuramente sarà negativa, quindi neanche vado a farmi il conto.
perché appunto 5 e 6 sono molto più grandi di 1 e 2. Vado direttamente quindi a meno 1, che è come sempre la seconda opzione. Quindi avrò meno 1 al cubo più 2 che moltiplica meno 1 al quadrato meno 5 che moltiplica meno 1 meno 6. Meno 1 al cubo fa meno 1. Meno 1 al quadrato fa 1, quindi moltiplicato a 2 fa 2. Meno 5 per meno 1 fa più 5 e poi mi rimane meno 6. Quindi che cosa ho? Ho 2 più 5 che fa 7. Meno 1 e meno 6 fa meno 7, quindi qui ho trovato il mio 0. A questo punto posso procedere con la scomposizione di Ruffini. Quindi vado a copiare i miei coefficienti 1, 2, meno 5 e meno 6. Su questo qui vado a costruire la mia tabella di Ruffini. Qui vado a mettere sempre la radice che ho trovato, quindi meno 1. Il primo numero lo scendo sempre, ottenendo quindi 1. Meno 1 per 1 fa meno 1. 2 più meno 1 fa 1, meno 1 e 1 meno 1, meno 5 più meno 1 meno 6, meno 1 e meno 6 6, quindi qui non rimane nulla. Quindi questo mi dimostra che posso scrivere il mio polinomio P di t come t meno 1, quindi più 1, che moltiplica t alla seconda più t meno 6. T più 1 lo ricopio. Invece vado a capire come scomporre quest'altro polinomio di secondo grado e devo pensare a due numeri, la cui somma faccia 1 e il prodotto meno 6. Beh, naturalmente due numeri che sommati fanno 1 sono ad esempio 3 e meno 2. Infatti se poi li moltiplico ottengo anche meno 6. Quindi metterò t più 3 che moltiplica t meno 2. A questo punto ho ottenuto la mia scomposizione, t più 1, t più 3, t meno 2. Andiamo a verificare se è corretto, t più 1, t meno 2, t più 3 e infatti ci siamo. E quindi questa è la mia scomposizione mediante Ruffini. Allora, partiamo direttamente con P di 1, anche in questo caso, e quindi otteniamo 1 al cubo più 4 per 1 al quadrato, meno 7 per 1, meno 10. Quindi ho 1 più 4, meno 7, meno 10. Non ci siamo, perché è sicuramente minore di 0. Passiamo quindi al secondo numeretto di controllo, che è sempre meno 1. Quindi ho meno 1 al cubo più 4 che moltiplica meno 1 alla seconda, meno 7 che moltiplica meno 1, meno 10. Quindi ho meno 1 più 4 meno per meno più 7 meno 10. Quindi adesso ho 4 più 7 che fa 11. E poi evidentemente c'è meno 11 e quindi ho trovato il mio 0. A questo punto posso procedere con la scomposizione di Ruffini e quindi ricopio i miei coefficienti 1, 4, meno 7 e meno 10. Vado a crearmi la mia tabella di Ruffini in cui qui vado a posizionare sempre la mia radice che è meno 1, scendo il primo termine che quindi è 1, meno 1 per 1 fa meno 1, 4 meno 1, 3. Meno 1 e 3, meno 3, meno 7 meno 3 fa meno 10, meno 1 per meno 10 fa 10, quindi anche qui non c'è rimasto niente, vuol dire che stiamo andando bene. A questo punto ho che il mio polinomio P di t posso riscriverlo come t meno la sua radice, quindi meno meno 1 che fa più 1, e qui vado a copiare il tutto con quei coefficienti, quindi t quadro più 3t meno 10. Arrivati a questo punto il t più 1 lo ricopio e inizio a pensare a due numeri che sommati fanno 3 e che moltiplicati fanno meno 10. Naturalmente questi due numeri saranno più 5 e meno 2, quindi t
più 5 che moltiplica t meno 2. Infatti 5 meno 2 e sto a 3, 5 per meno 2 e vado a meno 10. E quindi questa è la mia scomposizione mediante Ruffini. Controlliamo e abbiamo infatti t più 1, t meno 2 e t più 5. Quindi il primo controllo è sempre con 1. Quindi ho 1 al cubo più 5 per 1 al quadrato più 8 per 1 più 4. In realtà qui immediatamente ci rendiamo conto che qualunque numero positivo io metta otterrò sempre un numero positivo, quindi questo controllo potrei anche non farlo proprio, cioè preferisco far ragionare su questa cosa. Qui vediamo, no, che qualunque numero io metto c'è sempre più, e quindi se io a una cosa sommo un'altra cosa e sommo un'altra cosa e sommo un'altra cosa, non è che posso mai arrivare a zero se continuo a sommare, è impossibile. Quindi sicuramente un controllo di questo tipo mi darebbe un numero maggiore di 0, anzi sicuramente anche maggiore di 4. Ma a noi interessa maggiore di 0, non ci serve scervellarci più di tanto, e quindi questo qui sicuramente non c'è. Non c'è, ripeto, perché la somma è tutta positiva, quindi è impossibile che si annulli qualcosa. Qui, quando vado a fare meno 1, una qualche speranza potrei averla. Vediamo. Quindi ho meno 1 al cubo più 5 per meno 1 al quadrato più 8 per meno 1 più 4. Quindi ho meno 1 più 5 meno 8 più 4. Effettivamente che cosa andiamo a notare? Che se io vado a prendermi il 5 e il 4 sto a 9, se tolgo 1 sto ad 8 e quindi ho 8 meno 8 che fa appunto lo 0 che stavo cercando. Quindi vuol dire che posso andare ad applicare Ruffini e quindi ricopio i miei coefficienti 1, 5, 8, 4, costruisco la mia tabella di Ruffini, metto qui sempre la mia radice e vado a scendere il mio numeretto. Quindi qui ho 1, meno 1 con 1 fa meno 1, 5 meno 1 4, meno 1 e 4 meno 4, 8 meno 4 fa 4, meno 1 e 4 fa meno 4, quindi qui non rimane nulla e questo mi autorizza a scrivere il mio polinomio che dipende da t come t meno 1, ossia più 1, che moltiplica t più 4t più 4. Se vado a guardare l'ultimo polinomio mi accorgo che quello è il quadrato di un binomio, quindi t più 2 alla seconda e qui ricopio t più 1. E quindi questo conclude il mio esercizio di Ruffini. Infatti otteniamo t più 1 e t più 2 alla seconda.